Ciao a tutti amici pelosi, oggi nuova location per spiegarvi al meglio quali sono le regole e gli accessori per viaggiare con il vostro cane in auto. Diciamo subito che nella maggior parte dei casi l'auto è il primo mezzo preso dai nostri amici a quattro zampe. Vi ricordate come vi sentivate quando lo stavate andando a prendere magari dal canile o in allevamento? Ecco, ora immaginate le sue emozioni. Purtroppo ancora non sapeva quanto amore stava per ricevere, eppure ad ogni buon conto poteva non essere facile comprendere la situazione nella quale si trovava, che poteva essere, immaginiamo, degli sconosciuti mi hanno preso, mi stanno accollati, non so dove sto andando e sono in una cosa grande e rumorosa che mi fa molta paura. Fortunatamente, una volta parte della famiglia, molti cani dimenticano la paura vissuta. Però è bene non dimenticare che se non superata, questa può creare in futuro spiacevoli disagi. Per iniziare è fondamentale permettergli di familiarizzare con l'auto in modo che capisca che questa non rappresenti un pericolo, per poi procedere coinvolgendolo mano a mano in quante più attività piacevoli da fare insieme. Non dimentichiamoci che per riuscire nel nostro intento dobbiamo ricreargli il miglior ambiente possibile, magari avvalendoci di giochi e premietti. Partendo dalla situazione più difficoltosa, se proprio il vostro cuore peloso ha terrore dell'automobile, ritengo che il da farsi sia quello semplice di aprire tutti gli sportelli, compreso il baule posteriore, in modo tale che esplori e utilizzi tutti i suoi sensi per capire le circostanze. Per aiutarlo ulteriormente, sedetevi anche voi a bordo della macchina e ricordate, siete il suo punto di riferimento, perciò se vi vedrà tranquilli, capirà che non ci saranno motivi per cui essere intimorito. Non appena superata la paura iniziale, si può procedere con l'avviamento del motore e una volta ingranate le marce, si può iniziare facendo tanti piccoli tratti brevi di strada per poi arrivare a percorrenze più lunghe. Quanto è vero che tutte le strade portano a Roma, è altresì vero che la maggior parte delle volte che saliamo in macchina con il nostro cane, la destinazione finale è spesso e non volentieri il veterinario, ragione per cui non dobbiamo creargli insicurezza, ma far sì che associ l'auto a una destinazione piacevole, come un parco dove andare a giocare o un sentiero dove sfruttare il suo tartufo. Se proprio il vostro cane non ne vuole sapere di andare dal veterinario, potete sempre raccontargli la barzelletta del maltese e dell'alano. Beh, non la conoscete? Allora, mettetevi comodi, allacciate le cinture, che ve la racconto. Ci sono due cani, un alano e un maltese, che sono in attesa di essere chiamati dentro lo studio veterinario. Nel mentre scambiano qualche parola e l'alano chiede al piccolo: come mai sei qui? E il maltese risponde: sai, noi non siamo grandi quanto voi, però quando si accende la nostra fiamma interiore non riusciamo più a fermarci. E l'altro giorno ho visto una bellissima Labrador, mi sono fatto coraggio e le sono saltato addosso. Il problema però qual è? È che quella cagnolina è di un amico del mio proprietario, quindi lui si è arrabbiato molto con me e ha deciso di portarmi qua. Allorché l'alano rispose: ma sai che anch'io sono qui per una situazione analoga alla tua? L'altra sera avevo una voglia pazzesca e non sono riuscito proprio a trattenermi. Ho visto la mia proprietaria che è uscita dalla doccia, solo che le è caduto il telo e quindi le sono saltato addosso da dietro la schiena. E il maltese fa: ah, allora anche te sei qui per farti castrare. E l'alano: no, solo per una spuntatina alle unghie. Vedete? Bisogna creare un'esperienza positiva. Non tutti i nostri quattro zampe però vivono l'esperienza macchina allo stesso modo. Indifferentemente dalle abitudini, se vedete o sentite un lamento provenire dal vostro cane, piuttosto optate per una pausa in più, in modo da prendere tutti quanti un po' d'aria e sgranchirvi le zampe. In fondo viaggiare con i cani è un po' come viaggiare con i bambini, tanto è inutile nasconderlo, sono i nostri piccoli. Scherzi a parte, la sicurezza e la salute sono prioritari quando si viaggia in auto. Quindi, come si viaggia in auto con un cane? Cosa dice la legge? E quali sono le buone prassi da seguire? Per lo Stato italiano la regola fondamentale è che qualsiasi cane viaggi in auto non costituisca impedimento o pericolo a chi è alla guida. Per questo motivo tutti gli animali domestici devono essere posizionati all'interno di un trasportino o fatti salire all'interno del vano posteriore.
Oggigiorno in commercio ci sono tantissimi prodotti per far viaggiare i nostri cani in totale sicurezza. Ma se ancora non sai quale scegliere, non ti preoccupare. A breve elencherò tutti i prodotti così che potrai scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Il trasportino è di sicuro il più comune e il più semplice da usare. È scelto soprattutto da chi ha cani di taglia piccola o media, infatti noi l'abbiamo e sinceramente siamo molto contenti dell'acquisto. È come una sorta di cuccia morbida e chiusa che però permette a Leon di non sentirsi soffocato. Per garantire al tuo cane un viaggio confortevole ma altrettanto sicuro, ulteriori alternative sono costituite dai kennel e dalle griglie. Nonostante a prima vista possano sembrare delle gabbie e quindi farvi cambiare su un altro prodotto, se avete cani di taglia medio-grande, questi possono essere i prodotti adatti a voi, perché dovete considerare l'aspetto pratico e non quello estetico. Particolarmente adatti al bagagliaio, sono stati studiati appositamente per far sentire il vostro cuore peloso al sicuro. Per la scelta penso possa venire istintivo scegliere una taglia più grande rispetto alla misura del cane, ma bisogna considerare qualche balzo improvviso che potrebbe urtare l'animale, quindi la grandezza giusta è quella che gli permette di stare comodo ma non di girarsi in maniera eccessiva. Altri accessori sono i divisori, costituiti dalla rete o dalle sbarre. La rete è morbida e generalmente si monta con facilità tra i due poggiatesta dei sedili anteriori per impedire al cane di venire davanti. Se invece l'animale dovesse muoversi continuamente, in alternativa ci sono le sbarre rigide che possono essere delle varianti molto consigliate per tenere più cauto l'animale. Queste sono orizzontali di solito e si possono regolare sia in altezza che in lunghezza. Queste due varianti sono molto consigliate per affrontare viaggi lunghi ed entrambe lasciano molto spazio e libertà di movimento. E tu cosa ci fai lì? Mettiti subito la cintura. Infine, l'ultimo accessorio è la cintura di sicurezza, realizzata con materiali morbidi ma resistenti. In auto l'attenzione non è mai abbastanza, perché il pericolo si può nascondere letteralmente dietro l'angolo. Oltre al rispetto dei limiti di velocità, non lasciamo mai il cane in macchina, nemmeno se questa è parcheggiata all'ombra e il finestrino è abbassato, perché ricordiamoci che la loro percezione della temperatura esterna è totalmente differente dalla nostra. Direi che non devo nemmeno soffermarmi per quanto riguarda l'abbandono, vero? Bene, queste erano le cose che ci faceva piacere condividervi. Amore, cosa hai da dire tu? Bene, queste erano tutte le cose che volevamo farvi sapere per farvi avere la strada spianata da spiacevoli inconvenienti. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video. Ma Leon, ho chiuso la macchina. Tutte le volte la stessa storia.